In Europa il secolo XVI sarà segnato principalmente dalla lotta per l'egemonia tra le grandi potenze Francia e Spagna. Il teatro di questa lotta, nella prima metà del secolo, sarà proprio l'Italia. In particolare lo scontro si radicalizza quando al potere salgono in Francia Francesco I di Valois e in Spagna Carlo V d'Asburgo. Carlo V è figlio di Filippo il Bello del Sacro Romano Impero Germanico e di Giovanna la Pazza, l'unica figlia di Ferdinando d'Aragona e di Isabella di Castiglia. Per questo motivo nel 1519, alla morte del nonno Massimiliano I d'Asburgo, Carlo si trova ad ereditare un vastissimo impero che minaccia praticamente di dominare tutta l'Europa. Comprende, oltre al Sacro Romano Impero, tutto il Regno di Spagna, la Francia, che si trova pericolosamente proprio nel mezzo. Inoltre le conquiste e le scoperte oltreoceano apportano ricchezza e nuovissimi territori all'impero, minacciando i traffici del Mar Mediterraneo e arricchendo notevolmente la Spagna. Tutto questo non fa altro che preoccupare i francesi e scatena tutta una serie di battaglie. Il Regno di Francia, già nel XV secolo, rappresenta, come abbiamo visto, un'unità territoriale e politica molto più unita e funzionante. Invece l'impero sconfinato di Carlo V è molto difficile da gestire perché disomogeneo ed è per questo che Carlo V agirà sempre attraverso i famosi eserciti di mercenari come i lanzichenecchi, che non possono paragonarsi certo a un esercito coeso e nazionale. Varie battaglie vedono impegnate le due superpotenze in Italia nella prima metà del secolo. Il ruolo dei papi, che saranno proprio i due papi della famiglia Medici, sarà sempre determinante negli equilibri tra le due potenze. Per quanto riguarda l'Italia, la pace di Château-Cambrésis segna la fine della supremazia dell'influenza spagnola nel paese, nonostante i tentativi francesi precedenti. La Spagna controllerà direttamente la maggior parte del territorio, considerate tutta l'Italia meridionale e insulare, il Ducato di Milano e anche indirettamente controllerà lo Stato della Chiesa, la Repubblica di Genova e il Granducato di Toscana, riconosciuto e sancito nella sua autonomia proprio da Carlo V. Pur essendo ufficialmente stati indipendenti, questi ultimi, con proprie dinastie al comando, di fatto appoggiano e favoriscono tutti la politica spagnola. Si considera ufficialmente chiusa l'epoca del Rinascimento, anche perché da qui in poi l'Italia conoscerà un declino. Firenze e la Toscana non faranno eccezione, anche se produrranno ancora in questo secolo grandi artisti, ingegni d'arte. Con la politica filo-spagnola della seconda metà del secolo, i Medici daranno vita ad un regno, il Granducato di Toscana, che diverrà soprattutto nei secoli successivi un piccolo stato dinastico, però di poca importanza a livello europeo. 500 anche il secolo delle lotte e delle riforme religiose. La riforma protestante nasce proprio nel 1517 in Germania con Martin Lutero. È un monaco agostiniano che rompe per sempre l'unità religiosa che aveva caratterizzato tutto il Medioevo. Sarà proprio Leone X, il primo Papa Medici, a scatenare le prime proteste di Lutero. A Ginevra con Calvino si sviluppa il calvinismo intorno al 1536. Nel 1534 però anche l'Inghilterra ha la sua chiesa protestante, la chiesa appunto anglicana. Alla riforma protestante la chiesa cattolica reagisce con la Controriforma e con la creazione dell'Ordine dei Gesuiti. La Compagnia del Gesù risale al 1534, che ha proprio lo scopo di dare la caccia alle eresie e che poi gestirà il Tribunale della Santa Inquisizione. Il Concilio di Trento ha luogo dal 1543 al 63. Darà quindi l'impronta per la riorganizzazione della Chiesa Cattolica, concepito il concilio per avvicinare le due fedi e per questo a Trento. Il clima controriformato, oltretutto, inasprito dalla lotta all'espansione dell'impero ottomano, arriverà addirittura, pensate, l'impero ottomano a lambire Vienna
contribuirà al progressivo declino dell'Italia. Dal punto di vista scientifico, astronomico e geografico ci saranno in questo periodo grandi scoperte e un nuovo approccio nei confronti della scienza di tipo sperimentale e potrei dire investigativo, libero da dogmi. Basta pensare a Galileo Galilei, no? Nella prima parte del secolo ci sono anche navigatori come Amerigo Vespucci, Giovanni da Verrazzano, sono entrambi fiorentini, effettuano spedizioni nel nuovo continente, rispettivamente per la corona spagnola e per quella francese. Del resto era stato proprio Paolo del Pozzo Toscanelli a fornire le carte geografiche a Cristoforo Colombo per trovare la nuova via per le Indie. Colombo è il primo a toccare il suolo americano, ma sarà Vespucci il primo a rendersene veramente conto. Giovanni da Verrazzano esplora invece il Nord America, arrivando nel 1524 anche alla baia di Hudson di New York, è il primo quindi a farlo. La Firenze degli anni della Repubblica tra il 1494, ma soprattutto dal 1498 e il 1512, sotto il gonfaloniere Pier Soderini nominato a vita, vive un periodo, potrei dire, positivo. La ripresa economica c'è stata, soprattutto per quelle famiglie che con i medici avevano un po' sofferto. Tra questi per esempio gli Strozzi, che ora possono finalmente rientrare in città, ma anche i Gondi, i Rucellai e altre famiglie ancora. L'ideale repubblicano ambisce alla libertà e all'indipendenza cittadina, ma come sempre questa libertà e i diritti riguardano le classi borghesi e più abbienti. Al tempo stesso si cerca di recuperare il dominio su città come Pisa, che con la discesa di Carlo VIII nel 1494 si era distaccata da Firenze. Pisa viene infatti riconquistata nel 1509, però dopo una dura guerra di anni. Alla fine Firenze compra la neutralità di Francia e Spagna e prende Pisa per fame e sfinimento, assediandola e bloccandole tutti i rifornimenti. La lotta sofferta per la conquista, pensate, è durata più di 10 anni. Nel 1501 si era ribellato però anche Arezzo, prontamente recuperata grazie al re di Francia. Le simpatie della Repubblica Fiorentina a livello internazionale vanno in questo periodo alla Francia e la sopravvivenza della Repubblica dipenderà proprio dalle fortune dei francesi. Sarà la protezione del re di Francia che la salva dalle mire di Cesare Borgia. Nel decennio repubblicano di Soderini c'è un gran fermento artistico in città. Sono gli anni che vedono a Firenze i maggiori artisti del Rinascimento più maturo, tutti e tre insieme. Michelangelo, Raffaello e Leonardo. Michelangelo esegue il suo David, subito divenuto simbolo della stessa Repubblica Fiorentina, giovane, forte, solo delle sue virtù dinanzi ai giganti dell'impero e alla tirannia dei Medici. Firenze può finalmente farcela da sola, questo è il messaggio. Mantiene in questi anni, a fatica grazie alla protezione della Francia, Firenze però la sua autonomia. Sarà la signoria stessa che decide di farne un simbolo e di cambiare l'originale destinazione della statua perché ne riconosce proprio l'alto valore simbolico. Il simbolo politico è così forte che deve essere montata, pensate, una guardia notturna per difendere la statua da eventuali aggressori. Infatti i sostenitori dei Medici ne sono molto infastiditi. Per Michelangelo sono anni importantissimi nei quali esegue il Tondo Pitti, il Tondo Taddei, il Tondo Doni, che sono capolavori strettamente collegati alle famiglie fiorentine. Il Soderini decide anche di fare affrescare ai due maggiori artisti viventi le pareti del Salone del Cinquecento in Palazzo Vecchio. Quindi dal 1503 Michelangelo si trova a confrontarsi con Leonardo. A lui il compito di dipingere la battaglia di Cascina sulla parete di sinistra del Salone dei Cinquecento. Leonardo sulla parete opposta dovrà eseguire quella dei Anghiari. È un momento di rivalità tra questi due grandi artisti che stimola la creatività e l'ispirazione di tutti gli altri artisti, a partire per esempio da Raffaello che è a Firenze e assiste a questo confronto veramente ammirato. Purtroppo di questi affreschi non resta quasi più niente, di entrambi vengono realizzati, ci racconta Vasari, cartoni talmente innovativi che diventano oggetti di culto, letteralmente fatti a pezzi per essere studiati dagli altri artisti. Leonardo dipinge l'affresco con una tecnica sperimentale di incausto che ne compromette l'asciugatura
asciugatura danneggiandolo. Raffaello a Firenze non resta a lungo, dal 1504 solo fino al 1508. Probabilmente stenta a trovare delle commissioni pubbliche, perché la rivalità è sicuramente molta. Però esegue importanti commissioni private, sono queste le opere come la Madonna del Cardellino, ma anche la Madonna del Granduca. Un altro merito della giovane Repubblica è quello di aver permesso a Niccolò Machiavelli di mettere in pratica alcune delle sue teorie politiche nello svolgimento dell'incarico di segretario della Cancelleria fiorentina, già dal 1498, praticamente dopo la morte di Savonarola. Il suo studio converge nel capolavoro che tutti conosciamo, Il Principe, in cui espone la necessità, Machiavelli, per uno Stato che voglia mantenere l'autorità, di avere una propria milizia cittadina, formata da cittadini e non da mercenari, che possono mostrare attaccamento veramente alla loro patria. La Repubblica dura fino al 1512. Nella battaglia per la supremazia in Italia vede il Papa Giulio II della Rovere prendere le parti degli spagnoli. Si è infatti formata una Lega Santa per contrastare l'influenza francese e cacciare i francesi dall'Italia. L'occasione è buona per far sì che i medici rientrano in qualche modo a Firenze. Giovanni, il cardinale, figlio di Lorenzo il Magnifico, si trova a Roma, dove si è ingraziato il Papa Giulio II. Poiché con la Lega Santa l'esercito spagnolo scende per combattere in alleanza con il Papa, questo stesso esercito marcia anche su Firenze per riportarvi l'ordine mediceo. La Repubblica tenterà di resistere, ma la milizia cittadina non può far molto contro lo spietato esercito di mercenari al soldo di Ferdinando di Spagna. A scopo intimidatorio, questi, poco prima, nell'autunno del 1512, assediano e devastano la città di Prato sul loro cammino, massacrandovi centinaia di persone inermi con una spietata crudeltà. I repubblicani consoderini riparano lontano quindi dalla città di Firenze, mentre il partito mediceo può riaccogliere Giovanni e i suoi parenti che rientrano a Firenze dopo 18 anni. I medici tornano acclamati dal popolo, torna Giovanni e l'anno dopo salirà in cattedra di San Pietro col nome di Leone X. Egli fa nominare capitano delle milizie il nipote Lorenzo, il figlio di Piero, e crea arcivescovo il cugino Giulio, figlio naturale di Giuliano, il fratello di Lorenzo il Magnifico, ucciso nella congiura dei pazzi. Nel 1523 anche Giulio sarà eletto papa col nome di Clemente VII e continuerà a trattare il governo di Firenze come una faccenda di interesse personale. Nel 1527, alla notizia del sacco di Roma, però i fiorentini cacciarono nuovamente i medici, ripristinando l'autorità delle magistrature repubblicane. Vi aspetto al prossimo episodio. Ciao ciao!